pensiero, il piano originario di Dio per l'uomo è che l'uomo sia l'autorità delegata da Dio sulla terra per eseguire la sua volontà, avendo responsabilità di ciò che fa e quindi anche per ciò che non fa, affinché tutto ciò che è affidato nelle sue mani sia curato dall'immagine di Dio, da colui che è a somiglianza di Dio, che quindi per conto e nome di Dio esegua la volontà di Dio, perché è a sua immagine e somiglianza. Questo concetto del regnare, del dominare, non è quel concetto distorto che possiamo avere noi oggi a causa dell'abuso che ne hanno fatto gli uomini nel corso della storia di questo concetto. Il regno dei cieli è l'influenza che il re ha sul suo territorio per renderlo come lui, secondo il suo intento originario. E quindi dette all'uomo questa capacità, Dio, affinché potesse rendere l'ambiente a lui affidato, la famiglia, il lavoro, gli amici, ogni cosa, la terra, il territorio, qualsiasi cosa che ci è affidata, perché coltivandola e custodendola noi potessimo svolgere, realizzare e eseguire la volontà di Dio sulla terra. Questo è il piano. E quindi vedete bene che questioni di culto, questioni di riti, questioni di religione, appunto, non c'entrano niente con questa attività di amministrazione della grazia, di amministrazione della potenza, di amministrazione della giustizia, di amministrazione dell'autorità divina che è stata stampata in noi perché abbiamo la natura di colui che ci ha creati. Questo è il regno dei cieli. E dunque, se noi siamo fatti come un prodigio, è perché proprio questo è l'intento di Dio. Noi siamo il gioiello uscito dalle sue mani perché come Lui potessimo governare ciò che Lui ha creato per noi, perché potessimo manifestare la nostra natura, che è una natura regale, una natura appunto di re. Dunque, essere nel regno dei cieli vuol dire vivere secondo questa natura, vuol dire manifestare la somiglianza che abbiamo con Dio e vuol dire essere responsabili di ciò che facciamo e di ciò che non facciamo. E vuol dire assumersi la responsabilità di spendere la delega che ci è stata data nelle nostre mani. Quindi piuttosto che preoccuparsi di come sfangare la giornata, come molte persone religiose riescono a pensare, a vivere la loro storia, il cittadino del Regno dei Cieli è preoccupato di ascoltare Dio e di eseguire la sua volontà. Rimanere nella sua giustizia perché lì è la sua protezione. Questo è il concetto generale a cui noi ci rifacciamo. La religione, come ho spiegato nelle scorse sessioni, non è altro che un mezzo, uno strumento, un modello psicologico che l'uomo si è formato, poi divenuto culturale ovviamente, perché diventando norma per tutti, psicologicamente parlando, è diventato il modello culturale secondo il quale si deve costruire un rapporto con il soprannaturale. Parte dall'uomo per raggiungere Dio, parte dall'uomo per risolvere i problemi dell'uomo e ha la forza della natura umana, non della natura di Dio nell'uomo. Per questo la religione ha bisogno di mezzi di controllo per poter impedire che perda di efficacia il meccanismo di sopravvivenza e di adattamento che l'uomo stesso nel corso dei secoli si è formato. Questo risponde ad un desiderio innato di ogni persona di trovare Dio, perché da Lui tutti veniamo, di qualsiasi razza, colore, di qualsiasi appunto religione che abbiano preso, qualsiasi persona viene dallo stesso Dio. Dio è fonte, origine, padre di tutti. Dio è l'origine di ogni persona che è stata creata. Soltanto che quelli che hanno riconosciuto Gesù Cristo, perché ne hanno sentito parlare, hanno ricevuto il messaggio giusto, hanno, come dire, riallacciato la relazione, anzi Dio l'ha riallacciata per loro. Gli altri sono ancora temporaneamente distratti, ma tutto il cuore desiderano entrare anche loro nel regno dei cieli. La religione quindi è un mezzo che li tiene lontani dal regno perché non esordisce con queste parole con cui io mi sono presentato a voi stasera, domina su tutta la terra.
Qualsiasi religione non ti dirà mai domina sulla terra, domina sulle situazioni, sulle circostanze, negli ambienti in cui sei, coltiva e custodisci quello che ti è dato con l'autorità e la potenza di Dio. Non puoi esordire così, perché questo genera libertà, responsabilità, potenza e autorità. E il sistema umano che controlla lo perde.